Benvenuti sul canale di Alfred73 e grazie ai miei 4000 iscritti. Grazie a tutti ragazzi, continuate a supportarmi per far crescere il canale con video sempre più interessanti. Oggi vediamo come installare una tenda a soffitto per contribuire al riscaldamento di una stanza. In questa figura possiamo vedere l'andamento del flusso dell'aria calda di un termosifone posto sotto una finestra all'interno di una stanza. L'aria calda viene spinta verso l'alto, riscalda in circolo tutta la stanza, si raffredda, ritorna in basso e poi il circolo ricomincia da capo. Se poniamo una tenda davanti alla classica finestra con termosifone, come spesso accade, interromperemo questo circolo e l'aria calda imprigionata tra la tenda e la finestra si andrà a disperdere proprio verso l'esterno attraverso la stessa finestra. Pertanto, se volete scaldare correttamente la vostra stanza, evitate di mettere i vostri tendaggi di fronte al radiatore posto sotto la finestra. Ma questa caratteristica dei tendaggi può essere usata a nostro favore per limitare la dispersione, per esempio, di un vano scala. E a tal proposito di questo ci occuperemo nel mio video. Nel concreto io ho una cameretta da letto con una scala realizzata in legno da me tanto tempo fa, con la quale si accede in mansarda, quindi al tetto della casa, e questo vano scala costituisce una fonte di perdita di riscaldamento per questa stanza perché la parte superiore del controsoffitto è direttamente a contatto con il tetto e in più c'è anche la porta che genera ovviamente dispersione. L'idea è quella di chiudere tutta la luce di questo vano scala da destra a sinistra con una tenda che trattenga il calore nella stanza ed evitare la dispersione verso l'alto. Quello che ci occorre è un palo tenda disponibile anche su Amazon in diversi colori, nickel, bronzo e anche nero. È un palo allungabile per luci che vanno dai 194 cm ai 377 cm circa e quindi copre un'ampia metratura. È disponibile con degli accessori che sono i 3 ganci di fissaggio, i tasselli e i tappi finali. Questa è la confezione che arriva, è alta poco più di 1 metro, vedete qui i 3 pali che entrano l'uno dentro l'altro e i 3 ganci per appendere questo palo al soffitto, nonché i tasselli di fissaggio, 2 per ogni gancio, e i tappi di chiusura del bastone. Sono tappi in plastica molto elementari, molto semplici. I ganci possono essere regolati in altezza e contengono anche una vite di blocco per il palo. Da notare che i 3 pali, sebbene siano di 180 cm ciascuno, chiudendo i pali più grandi con il più piccolo all'interno, l'ingombro minimo risulta essere di 250 cm. Andiamo a fissare questi ganci al soffitto. Innanzitutto dovrete tener conto del tappo di chiusura che deve poter essere avvitato all'interno del palo e quindi il gancio dovrà essere posto ad una certa distanza dal muro per lasciare lo spazio necessario al tappo sia per l'avvitamento che per la rimozione. In secondo luogo andiamo a segnare i 2 fori del gancio sul soffitto con una matita e poi andremo ad effettuare il foro con una punta a muro, nel mio caso un SDS dello stesso diametro del tassello utilizzato. Prima partiamo con la rotazione e poi inseriremo successivamente la percussione. E adesso vi svelo un piccolo trucco. Utilizzando un bicchiere in plastica forato in fondo e inserendolo nella nostra punta per muro, andremo a raccogliere tutta la polvere che cadrà dal soffitto in fase di foratura. Dopo una prima perforazione a rotazione, passiamo alla percussione. In questo modo eviteremo di rovinare l'intonaco. E mentre io faccio questi fori, non dimenticate di mettere like e di iscrivervi al canale per supportarmi. Grazie. Andiamo ad inserire il nostro primo tassello, che ovviamente sarà dello stesso diametro della punta.
Ripetiamo la stessa procedura per il secondo tassello scaricando di volta in volta il bicchiere pieno. Una volta fissato anche il secondo gancio dalla parte opposta, siamo pronti per una prova con il nostro bastone. A questo punto misuriamo la luce che dobbiamo coprire con la nostra tenda e allunghiamo il palo quel tanto che basta, andandolo a fissare, a bloccare con del nastro trasparente per evitare che scorra in fase di prova. Vado a fare un test di posizionamento del mio palo tra i due ganci laterali per vedere l'allungamento corretto e anche la posizione in cui andrò a fissare il terzo tassello di aggancio, nel mio caso nella posizione più centrale possibile e a ridosso del muro della vano scala. Per fare questo vado a raddrizzare il perno centrale rendendolo praticamente piatto invece che a 90 gradi, smontandolo e con diciamo una serie di mazzate lo vado a raddrizzare. A questo punto con una punta a ferro effettuo il foro per il fissaggio al muro. Vado a segnare il foro nella posizione centrale più consona per questo gancio dritto e ad effettuare il singolo foro con la stessa tecnica. Vedete qui quanto a polvere si riesce a recuperare con la tecnica del bicchiere forato. Una volta fissato il terzo tassello e il terzo gancio alla parete, regolando anche per un'altezza corretta, non ci rimane che andare ad inserire la tenda, anche questa presa su Amazon, all'interno del bastone utilizzando la relativa asola ricavata nella parte superiore della stessa. Infine inseriamo uno dei due tappi laterali per avvantaggiarci nel lavoro, l'altro lo fisseremo poi sul posto. Sono tappi semplicemente ad avvitamento fino in fondo. Inserite il palo sui tre ganci, il nostro lavoro è fatto. Non rimane che andare ad avvitare e stringere la vite di blocco del palo sui ganci per evitare che possa inavvertitamente fuoriuscire. Infine inseriamo l'altro tappo laterale sul posto. Bene amici, questo è il risultato finale, una tenda che pur essendo trasparente, quindi farà passare la luce dalla finestra, impedirà al calore di disperdersi nel vano scala, mantenendo la nostra stanza, la nostra cameretta più calda e quindi più confortevole. Io vi ringrazio della visione, spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito a mettere like e iscrivervi al canale per supportarmi ed avere in futuro altri video simili a questo. A me non rimane che fare tanti auguri ai miei 4.000 iscritti, grazie ragazzi, continuate a seguirmi e alla prossima.